Ciao amici e amiche del segno dei pesci, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura, andiamo ad inquadrare in linea di massima la vostra settimana, le vostre energie, i segni zodiacali da attenzionare e poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Allora, partiamo con le prime indicazioni dove troviamo subito all'inizio della settimana, poi soprattutto per le relazioni, le questioni sentimentali, anche quelle interiori, strettamente personali e diciamo anche spirituali, un po' di indecisione e di incertezza. Spesso il sentiero o il bivio si presenta davanti a noi quando abbiamo dei dubbi, delle perplessità o quando ci troviamo a vivere una situazione, un evento complesso da poter gestire e allora questa ci porta verso un percorso, una decisione da prendere, una svolta o semplicemente una scelta determinante. Quindi valutiamo le varie possibilità, le varie alternative, cerchiamo di fare chiarezza, magari abbiamo semplicemente bisogno di cambiare il nostro percorso, abbiamo semplicemente bisogno di cambiare atteggiamento oppure di decidere magari anche qualcosa di importante. Per il prossimo futuro assolutamente sì, ma soprattutto se abbiamo intenzione di fare un passo importante che può essere un nuovo inizio, oppure di accogliere più serenità, più tranquillità, anche divertimento, gioia e spensieratezza nella nostra vita in senso generico, o anche di accogliere delle notizie e delle occasioni che possono essere interessante. Anche io direi di sviluppi di vecchie situazioni, quindi non solo abbiamo a che fare con nuove cose, con novità, magari anche quelle novità di vecchie situazioni. Soprattutto per andare a risolvere? Assolutamente sì, ma soprattutto si vede tanta energia di tranquillità, di ritrovare serenità e chiarezza in alcune cose. La chiarezza è tutto e quando si definiscono oppure si trova finalmente stabilità in alcune circostanze, allora abbiamo possibilità di scegliere e di fare tante scelte. Forse è proprio questa la parte un po' più difficile che quando abbiamo varie alternative possiamo avere un po' di confusione che in realtà può essere anche positiva e costruttiva. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono i segni di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci e troviamo anche un po' quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore. Amore coppia single principalmente. Ricordo che magari alcune cose possono fare riferimento anche alla in senso generico ai rapporti più importanti, amicizia, famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare le varie indicazioni e di adattarle a quello che state vivendo. Troviamo Glicine molto interessante perché crea connessione, ci parla di aspettative, di paziente attesa, magari abbiamo delle idee, delle fantasie, delle cose che vogliamo realizzare, dei desideri e che possono essere sia in riferimento al rapporto stesso, di migliorarlo, di avere più feeling, più connessione, più attrazione e coinvolgimento, però si parla di quella scintilla, quel qualcosa che abbiamo visto inizia, può incominciare a svilupparsi in questo momento e ovviamente come tutte le scintille poi bisogna
procedere, bisogna avere pazienza e costanza di andare avanti. Il rischio è proprio quello, che magari può essere un qualcosa che si accende così, nell'immediato e poi si può spegnere facilmente, soprattutto riguardo la passione o anche se avete un progetto che al momento può essere un po' difficile da realizzare. Attenzione che, l'anemone in qualche modo è vero, ci parla di passione molto, molto intensa, ma, effimera, oppure di un'attrazione sempre, diciamo, fugace, o anche di atteggiamenti un po' troppo, esagerati, spropositati, che possono portare un po' di di sconforto, sia per possibili litigi, discussioni o incomprensioni. Il gelsomino in qualche modo potrebbe portare un equilibrio, ma l'abbiamo visto anche dalle vostre energie principali. Equilibrio in tutte le varie circostanze, quindi sia per quanto riguarda la conquista della serenità, nella sensualità, nella seduzione, nel gioco di provocazione, quindi nella sfera intima, sia anche possibilità di migliorare, diciamo, gli altri aspetti, quindi si parla anche di connessione a livello, diciamo, razionale, di aiuto e sostegno, eccetera. Questo vale anche nelle relazioni più importanti di amicizia e famiglia. C'è proprio bisogno di fare delle scelte e di affrontare magari le cose con un po' più leggerezza, senza andare ad esagerare e a complicarsi l'esistenza. E questo vale anche per i singoli effettivamente. Se vedete che c'è attesa, ci sono delle aspettative che possono essere, è vero, belle, positive per certi aspetti, allora si può rischiare di rimanere in attesa, soprattutto di una persona. Dipende se già ci sono stati, sviluppi precedenti, allontanamenti, eccetera, allora sapete già come può continuare una certa situazione. Invece qui si tratta in realtà di una novità, un qualcosa che è vero può essere, fugace, diciamo passeggera, però in qualche modo aiutarvi a portarvi verso nuove occasioni e nuove opportunità. Forse c'è proprio bisogno di fare questo cambiamento, questo nuovo passaggio e, può essere positivo. Ricordiamoci che quando stiamo cercando di cambiare qualcosa e stiamo cercando di lasciare andare il passato, abbiamo bisogno di quell'input, di quell'ispirazione, di quell'evento che ci può aiutare a fare il cosiddetto switch, il cambiamento totale. E direi che per voi può essere molto positivo, perché ci sono queste bellissime energie e che secondo me poi vi porteranno altri sviluppi e altre cose molto più interessanti. Vecchia signora e poi abbiamo l'Imeneo, il nostro asso di fiori e omaggio di preziosi, molto particolari nelle situazioni pratiche lavorative, quindi, possibilità, come abbiamo già visto, di sistemare alcune cose, soprattutto quelle che si protraggono da un po' di tempo, magari finalmente può arrivare un compromesso, una soluzione, un patto da fare, può essere una promessa, anche cose che aprono a nuovi progetti. Io dico un'intesa, un accordo collaborazione che non solo può essere a livello lavorativo, spesso anche può riflettersi, nelle altre situazioni, quelle burocratiche, legali e anche io direi se, avete delle questioni tipo vendita di casa, o comprare qualcosa, eccetera. Omaggio di preziosi fa capire che in qualsiasi circostanza comunque ci sono ottenimenti, delle notizie interessanti, delle proposte, opportunità vantaggiose, non solo abbiamo visto di superare ostacoli e difficoltà,
può essere un dono, un appoggio, un sostegno, e anche direi che la buona gestione, il pieno controllo di alcune situazioni, ecco questo vi farà ottenere i risultati migliori. Vale per chi ha il lavoro, per chi ha nuovi, propositi e progetti da realizzare e anche per chi è in cerca. Effettivamente può esserci la firma di un contratto se qualcosa già si è avviato precedentemente, oppure finalmente una proposta che può essere allettante per voi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!